La colonna sonora di Oppenheimer è una bomba. L'ultimo film di Nolan è ispirato alla vita di Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica, e la colonna sonora, firmata da Ludwig Göransson, è una partitura intima e espressiva che rappresenta bene il desiderio interiore del protagonista. Se non avete ancora visto il film, vi consiglio prima di guardare questo video. Vi aiuterà a cogliere gli aspetti più sottili della colonna sonora e a gustarvi di più la pellicola. Nolan ha lasciato a Göransson carta bianca, eccetto che per un'unica richiesta. Il violino avrebbe dovuto rappresentare il grande fisico statunitense Oppenheimer. Infatti c'è una tensione nel suono del violino che si adatta molto bene all'intelletto fine e al temperamento teso e nervoso di Oppenheimer, come specifica Nolan stesso in questa intervista. And there's a tension to the sound in a way that I think fits the highly strung intellect and emotion of Robert Oppenheimer very well. Questa corrispondenza tra il protagonista e il violino emerge bene in molte scene. Per esempio, quando Oppenheimer dà la sua prima lezione di meccanica quantistica. In classe è presente un solo alunno e quando Oppenheimer inizia a parlare ascoltiamo un violino solo. Mentre Oppenheimer spiega, il violino lo accompagna con queste frasi semplici e eleganti, che attraverso una progressione danno l'idea di un processo costruttivo, di un discorso che si fa sempre più complesso. Ma presto le persone in classe aumentano, ed ecco comparire un tappeto di archi sotto il violino solo. Il gruppo di studenti cresce di inquadratura in inquadratura e anche la musica cresce, si aggiungono altri archi. Oppenheimer parla delle stelle e quando il cielo stellato compare a schermo si aggiunge anche un'arpa. Il suono argentino dell'arpa punteggia questo tappeto di archi e rappresenta bene il cielo stellato. Il violino viene continuamente associato al protagonista e viene sfruttato in tutte le sue possibilità timbriche. Il violino infatti è uno strumento versatile, in grado di produrre suoni dolcissimi o asprissimi, in relazione soprattutto alla pressione dell'archetto. Quando Oppenheimer conosce sua moglie Kitty, il violino commenta con un suono dolce e soave. Ma quando il protagonista, sudato, pieno di dubbi, stressato, cerca di convincere il suo collega Isidor Rabi a unirsi al progetto Manhattan, il violino lo accompagna con un suono incerto, indeciso, sfiatato. E infine, durante le visioni allucinatorie di Oppenheimer, quando il personaggio ha raggiunto il grado massimo di stress e esaurimento, il violino produce suoni sgradevoli, glissando stonati, striduli, con modalità tipiche del cinema horror. Questo associare il protagonista a uno strumento, in questo caso il violino, è un meccanismo comune nella storia della musica classica. Nella Passione di San Matteo di Bach del 1727, il personaggio di Cristo, quando parla, è sempre accompagnato da soavi accordi degli archi, al contrario di tutti gli altri personaggi, e questo conferisce alle sue parole un'aura di sacralità. Ascoltate il contrasto in questo recitativo tra le parole dell'Evangelista e quelle di Cristo. Ma in generale associare un personaggio a uno strumento che in qualche modo ne esemplifichi il carattere è un procedimento molto comune. Nel 1936 il compositore russo Prokofiev, nella sua fiaba musicale per bambini Pierino il lupo, associa ad ogni personaggio uno strumento. Il vecchio nonno è reso con il suono profondo e rauco del fagotto. L'anatra con il suono nasale dell'oboe.
Allo stesso modo, nella colonna sonora di Göransson, il suono teso e cangiante del violino rappresenta perfettamente Oppenheimer, anche nella sua volontà di trascendere i limiti imposti dalla natura, come un moderno Prometeo. C'è una bellissima scena in cui Niels Bohr dice al protagonista: tu non puoi sollevare la pietra senza essere pronto per il serpente che nasconde, e glielo dice con una mela in mano, rimando biblico al serpente e alla hubris dell'uomo che sfida gli dei. Il violino tradizionalmente è lo strumento del diavolo, del patto con il diavolo. Secondo la leggenda, il violinista italiano del 1700 Tartini sognò il diavolo che gli suonò al violino il tema della sua sonata in sol minore, nota come il Trillo del diavolo. Nell'Ottocento il violinista virtuoso Paganini infiammava il pubblico europeo con la sua tecnica inarrivabile e cominciò a vociferarsi che avesse fatto un patto con il diavolo e che in questo modo avesse trasceso i limiti umani e ottenuto una tecnica sovraumana. Ma il violino è anche lo strumento tradizionalmente suonato dalla morte, come all'inizio della Danse macabre di Saint-Saëns, in cui la morte, attraverso un accordo aspro e dissonante, dà il là alla sua danza macabra. Ogni strumento si porta dietro il suo immaginario e il violino si sposa benissimo alla vicenda di Oppenheimer, il moderno Prometeo, l'uomo che diventò morte, il distruttore di mondi. Ma il capo del progetto Manhattan è stato soprattutto un grande fisico del Novecento e la musica di Göransson rappresenta la complessità delle formule matematiche attraverso elementi tratti dal minimalismo musicale. Uno dei brani più interessanti da questo punto di vista è senz'altro Can You Hear the Music? Il brano prende spunto da una frase di Niels Bohr per cui l'algebra è come la musica. Bohr chiede a Oppenheimer: Can you hear the music? Questo brano è una rappresentazione della matematica, del calcolo matematico. La musica rende questo concetto attraverso diversi rapporti numerici e di tempo. Il brano cambia tempo 21 volte, davvero un'impresa per un'orchestra eseguire questo brano. La melodia, suonata dai violini, è sempre la stessa, ma declinata attraverso tempi differenti rapporti matematici tra la pulsazione e il valore della pulsazione musicale, che si susseguono come in una sorta di gioco matematico. È un brano debitore dello stile del minimalismo musicale di Steve Reich e Philip Glass, che si basa tutto sulla ripetizione di schemi modulari di volta in volta leggermente variati, e rende bene l'idea della matematica e della fisica. Pensate a un'opera come Einstein on the Beach del 1976 di Philip Glass, in cui le teorie di Einstein vengono rappresentate attraverso uno stile simile, fatto di schemi ripetitivi, di cambi di tempo, una musica matematica, razionale, frattale quasi nel suo sviluppo. Ci sarebbero molte altre cose da dire su questa colonna sonora, ma non voglio dilungarmi. Spero che questo sia sufficiente a farvi apprezzare di più la pellicola e la musica che l'accompagna. Fatemi sapere nei commenti se avete già visto il film e se vi è piaciuto. Alla prossima!